Ne abbiamo visti tanti dal 2002 a oggi, ma quale ragno avrà tessuto la migliore tela? Benvenuti signori da Marco, Andrea e Pietro, noi siamo il Triangolo delle Bermuda. Oggi parliamo di Spider-Man, il ragno che in ambito cinematografico ha fatto emozionare gli spettatori da quasi 20 anni. Ecco a voi la classifica dei 3 migliori Spider-Man apparsi sul grande schermo. Ma prima che inizi il video vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi nessun nuovo video. Premettiamo che prima di andare a classificare gli attori li analizzeremo un po'. Partiamo subito dallo Spider-Man di Tobey Maguire. Il ragno in questione, sinceramente, mi ha fatto rabbrividire in ogni sua apparizione. È il protagonista di una trilogia che resterà per sempre nella storia del cinema, diretta da Sam Raimi. Il giovane Peter Parker vive nei sobborghi di New York con gli zii Ben e May. Studia al liceo scientifico Midtown ed è innamorato della sua vicina di casa Mary Jane Watson. Un giorno, durante una gita scolastica, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato. Il giorno dopo scopre di aver acquisito i poteri dell'arachnide: forza, resistenza, agilità, riflessi e velocità incredibilmente potenziate, sensi più sviluppati, un senso di ragno premonitore che lo avverte di qualsiasi minaccia, la capacità di poter aderire e arrampicarsi sui muri come un ragno e l'abilità di produrre e lanciare uno strano tessuto simile a una ragnatela dai polsi. Gli antagonisti della saga sono i seguenti: Green Goblin, interpretato da William Dafoe, appare nel primo film. Il secondo è segnato dalla malvagità ingenua del Dottor Octopus, abbreviato Doc Ock, interpretato dal fantastico Alfred Molina. E qui arriviamo al terzo, il più criticato, anche se a parer mio pare agli altri, ricordato soprattutto per Venom e l'Uomo Sabbia, interpretati rispettivamente da Topher Grace e Thomas Adam Church. L'unico difetto di questo Spider-Man, secondo me, è quel costume fantastico, ma allo stesso tempo surreale, e quelle ragnatele organiche da quasi voltastomaco. Ma era comunque l'inizio di un nuovo millennio, quindi... Unisciti a me. Immagina che cosa potremmo combinare insieme. Ora passiamo allo Spider-Man di Andrew Garfield. Questo secondo, tra virgolette, uomo ragno, per me ha saputo interpretare benissimo il personaggio. Il difetto di quest'ultimo è solo uno, ma gravissimo. Si tratta del fatto che Peter Parker è sempre stato uno sfigato, bullizzato per il suo aspetto fisico, ma in questo caso hanno cercato di rendere tale un belloccio, un attore un po' troppo figo per questa parte. Dopo un tentativo di furto nella casa dei genitori, il piccolo Peter Parker viene affidato agli zii paterni, Ben e May Parker. Rimasto orfano a causa di un misterioso incidente aereo che uccide i suoi genitori, Peter cresce a casa degli zii. Anni dopo è un 17enne con una forte passione per la scienza, la fotografia e la tecnologia e frequenta il liceo. Le sue giornate non sono sempre limpide, è preso di mira dal bullo Flash Thompson e l'assenza di veri amici ha formato in lui quella vena di cinismo e sarcasmo che caratterizzeranno la sua eroica controparte. Fra gli studenti della scuola spicca Gwen Stacy, figlia del capo della polizia George Stacy, la quale nutre un amore per la scienza paragonabile al ragazzo e mostra un certo interesse verso di lui, fin da quando ha modo di conoscerlo. Gli antagonisti del primo e del secondo film sono rispettivamente Lisa ed Electro e Goblin. Please go to sleep, Aunt May. Lo Spider-Man che tratteremo oggi è interpretato da Tom Holland. Questo Peter Parker è particolare per diversi motivi, soprattutto per il fatto che è un membro degli Avengers, che negli altri due non venivano neanche minimamente citati. Il difetto di quest'ultimo è il fatto che sia fin troppo adattato alla realtà di oggi, non rispecchiando molto quella dei fumetti. Nel primo film, Spider-Man Homecoming, in seguito al suo incontro con gli Avengers, riprende gli studi presso il liceo Midtown, nell'impaziente attesa della sua prossima missione. Per concentrarsi sulla sua attività da supereroe, Peter decide di lasciare la squadra di decathlon accademico. Una sera dopo aver sconfitto alcuni criminali in procinto di svaligiare uno sportello automatico con le armi aliene di Toms, Peter torna a casa dove il suo migliore amico Ned scopre la
sua identità segreta. Qualche sera dopo, Peter scopre che Jackson Bryce, ovvero lo Shocker, e Herman Schultz, due complici di Thomas, stanno vendendo alcune armi a un criminale locale, Aaron Davis. Peter interviene ma viene fermato da Thomas, dotato di una tuta alata. Stark, con un'armatura comandata a distanza, giunge in soccorso di Peter e gli intima di non affrontare criminali pericolosi come Thomas, che nel frattempo uccide accidentalmente Bryce, e Schultz diventa il nuovo Shocker. Tom Holland appare nelle vesti di Spider-Man fin ad ora in 5 film: Capitan America Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Avengers Endgame e l'ultimo Spider-Man Far From Home. Adesso il momento decisivo del video. Chi porta a casa il trofeo? Terza posizione per lo Spider-Man di Andrew Garfield. Quel grave difetto citato prima ha penalizzato molto la sua interpretazione. Seconda posizione è già per lo Spider-Man di Tom Holland. Se magari fosse stato solo un po' più fedele ai fumetti, probabilmente avrebbe conquistato il primo posto. E quindi sì ragazzi, vince la classifica lo spettacolare Spider-Man di Tobey Maguire, saga leggendaria che rimarrà nella storia del cinema, che dire, impeccabile. E per oggi è tutto, fateci sapere qui sotto nei commenti la vostra classifica e noi ci vediamo nel prossimo video.